Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Un po' di tempo fa vi ho fatto conoscere queste punte di trapano con lo svasatore per la testa delle viti. Oggi invece voglio farvi conoscere quest'altra tipologia che viene riproposto periodicamente a Lidl. Il giorno 19 giugno 2023 saranno di nuovo in vendita. Vedremo qual è l'utilizzo, per quale motivo si devono utilizzare delle punte di trapano con lo svasatore per la testa, come sono fatte, come si regolano, insomma tutto quello che le riguarda. E siccome i prodotti della Lidl sono destinati agli hobbisti, è giusto capire anche se effettivamente funzionano bene oppure no. Quindi iniziamo. E allora ho messo sul piano di lavoro la maggior parte di quello che possiedo, infatti qua ce n'è un'altra, come punte per svasare, ma alcune sono punte solo per svasare, altre invece sono punte di trapano con svasatore. E ci tengo a precisare che questo set costa 4,99 €, è destinato agli hobbisti, come ho detto poco fa, quindi tutti i falegnami che scriveranno io faccio questo lavoro da 40 anni, dovevi provare sulla quercia, sul noce nazionale, sull'ulivo, eccetera. Non ho questo legno. Io lavoro con abete, lavoro con multistrato, con legni da hobbista, quindi questo tipo di utensile è destinato proprio agli hobbisti. Atteniamoci a quello per cui nasce. Allora, guardiamo innanzitutto come sono fatte. Hanno una punta di trapano all'interno di un inserto, di un accessorio che si può rimuovere tramite una brugola. Questo perché se nel caso in cui la punta di trapano, visto e considerato che sono prodotti economici, si può sostituire con un'altra punta di trapano, come ho fatto con il modello precedente. Questo era un pochettino più complesso come regolazione perché ha diversi grani, uno a destra e uno a sinistra, si può regolare la profondità eccetera, però diciamo il funzionamento è lo stesso. E in questo caso ho sostituito la punta, anche se questa è per il metallo, quindi non ha la punta centrante che ci aiuta a sconfiggere la direzione che possono dare le venature, però funziona lo stesso bene e l'ho utilizzata tantissimo. L'unica particolarità è che su queste punte, come vedete, abbiamo questa parte piatta che fa in modo che la brugola faccia presa, però come vedete anche qua io avevo bisogno di arrivare ad una certa profondità, me ne sono fregato della parte piatta e afferro col mandrino solo questa parte e quindi ho una profondità maggiore. Ovviamente poi devo ripristinarla e come potete vedere sono delle punte che hanno lavorato non tantissimo perché non è il mio lavoro, però hanno lavorato abbastanza, parecchio. Queste invece hanno lavorato molto di più, sono delle punte che ho sfruttato più a lungo perché le possiedo da più tempo, sono diversi tipi di legno, sempre legno economico, e queste sono quelle più grandi che proprio perché io sono un hobbista non mi è capitato di utilizzarle. Questa punta di questa misura sinceramente non ne ho avuto bisogno, le punte più comuni, quindi per le viti più piccole. Detto questo, capiamo a cosa servono. Allora, lo svasatore serve a creare un invito e come vedete questo tipo di svasatura è la stessa che abbiamo da quest'altra parte, quindi pratichiamo il foro e facciamo in modo che la testa si alloggi all'interno di questa svasatura. Vi faccio subito un esempio. La testa della vite sicuramente se sporge può dare fastidio. Allora guardate, io pratico un foro, prima pratico un foro normalmente e poi praticherò un foro con la svasatura. Allora, un minimo di svasatura l'ho dato perché effettivamente funzionano bene, riescono a svasare davvero molto bene e non è necessario nemmeno applicare tantissima forza, con il solo peso dell'avvitatore praticamente già ha svasato. Adesso ne farò più di una con diverse profondità. Avete visto in un attimo, ha svasato benissimo. Proviamo qua a fianco. Ok, avrei dovuto stringere un pochettino di più la brugola, come avete visto, però siamo riusciti ad ottenere 3 svasature con profondità differenti. Facciamo un altro foro completamente senza alcun tipo di svasatura da quest'altra parte, perché se noi questa parte la dobbiamo andare a nascondere, che sia profonda o meno, in realtà cambia poco. Quindi adesso avvitiamo delle viti. Allora, in questo caso, essendo legno tenero, ho avvitato le viti e questa sporge poco, però sporge. Quindi nel caso in cui andiamo a creare una situazione di questo tipo, come vedete abbiamo questo movimento perché la testa della vite sporge un pochino. In caso di legno più duro o di testa della vite più grande, sicuramente avremo qualche problema in più. In questo caso invece, come vedete, la testa della vite si è alloggiata perfettamente e non abbiamo alcun tipo di difficoltà. Quindi riusciamo a montare dei pezzi fra di loro, o se deve essere una struttura che deve essere poggiata sia su una parete che sul pavimento, vedete come si muove perché la testa di questa vite sporge. Se sporgesse di più, come succede sui legni più duri, avremmo sicuramente più difficoltà. Allora, avete visto che questa punta gira storta, molto storta, perché mi è caduta purtroppo. Ok,
così già va molto meglio. Facciamo una prova da questa parte dove abbiamo questo nodo e vi faccio vedere la differenza. In questo caso utilizzate un pezzo martire perché altrimenti rischiate di forare il piano di lavoro. Allora, come avete visto, punta economica, questo è giusto che ve lo faccia vedere. Sul legno duro si è letteralmente accartocciata e l'ho utilizzata come una normalissima punta di trapano, quindi facciamo subito un cambio della stessa punta. Allora, voglio farvi vedere pure un particolare. La punta in questione è dritta ed è una punta della Parkside. Guardate la parte finale. Ok, perfettamente dritta. Può succedere invece, quando la inserite all'interno di questo accessorio, che la brugola in questione dia una curvatura. Ok, come vedete, infatti, adesso è diventata storta. Un poco, però lo è. Quindi fate attenzione anche a questo dettaglio. Allora, pratichiamo quindi il foro che non mi è riuscito poco fa perché la punta si è accartocciata e proseguiamo. Allora, avvito entrambe le viti. Prima quella con la svasatura e poi quella senza svasatura. Guardate in questo caso quanto sporga. Quindi è impossibile in questo modo ottenere un buon risultato. Guardate quanto si muova. Praticamente abbiamo questa sporgenza che impedisce di eseguire qualunque tipo di lavoro. Guardate che gradino si forma. Quindi sarebbe impossibile. Se fosse una parte che compone una struttura, sicuramente questo darebbe problemi sia per eventuali scorrimenti che per quanto riguardi il posizionamento, il fatto di appoggiarlo al muro, quindi il rischio di graffiare lo stesso muro, eccetera. Rimuovendo questa vite riusciamo invece a appoggiarlo perfettamente. Abbiamo la testa della vite perfettamente incassata e quindi non c'è alcun tipo di problema. Questo tipo di svasatore serve a questo. Se invece voi volete utilizzare uno svasatore differente, per esempio questo, e allora potreste avere dei piccoli problemi. Quindi utilizziamo questa parte in cui c'è già un foro. Ora non si riesce a vedere, però non è perfettamente regolare. Vi faccio vedere anche con gli altri. Allora non si riesce a vedere, però sia questo che questo non sono proprio il massimo. Non ho la svasatura perfettamente centrata con il foro che avevo praticato, quindi diciamo che effettivamente avere una punta che abbia la centratura già pronta, perché la punta di trapano vi fa da guida, sicuramente è molto meglio. E anche questa, come vedete, il foro è a destra, la svasatura tra l'altro è venuta leggermente ovale, quindi sì, funzionano perché le viti riescono ad affondare tranquillamente, però non sono perfettamente centrate. Come vedete abbiamo la svasatura sulla sinistra e la vite invece sulla destra, e la stessa cosa sulle altre due. Quindi come tipo di svasatore sicuramente questo tipo che ha la punta e poi ha direttamente lo svasatore integrato sono da consigliarsi. Come avete visto però, utilizzandolo su questa parte dove abbiamo questo nodo, la punta si è accartocciata e ho dovuto buttarla. Guardate come si è ridotta. Non mi era mai successo perché, come vi dico e vi ripeto sempre, io sono un hobbista, lavoro più che altro sul legno morbido, sul legno di recupero eccetera, quindi questo problema finora non l'ho mai avuto. Oggi ho dato un pochettino di pressione in più da questa parte e quindi ho avuto questa bella sorpresa della punta che si è rotta. Però come vi ho fatto vedere è semplicissimo sostituirle. Da questa parte addirittura questa l'ho sostituita e c'è chi dice che questo tipo di punta non riesca a forare. Questo è del set precedente, invece ragazzi io sono riuscito a lavorarci sempre senza nessun problema. Vi faccio vedere praticando un foro molto velocemente, sempre sul legno tenero, stiamo parlando di abete, e guardate, va giù che è un piacere. Quindi riesce a forare, avete visto, in un attimo, però quella secondo me è meglio, mi sono trovato meglio, quindi ho preferito sostituirla, però volendo ho questa a disposizione. Facciamo la prova anche con la punta più grande.
anche in questo caso relativamente dritta, non è proprio drittissima, però come punta va bene. Considerate sempre che c'è il grano che un pochettino va forzando, quindi rimuovo questa vite, facciamo la prova sullo stesso nodo. Ok, effettivamente è riuscito a forare senza nessun problema e la svasatura la esegue allo stesso modo. Vi faccio vedere qua. Come vedete, in un attimo, con una pressione rapidissima, sono riuscito a praticare questa svasatura senza nessun problema, proprio un istante. Quindi ragazzi, tornando a noi, questo set di punte per svasare va bene? Sì, va bene perché svasa bene. La punta che viene data in dotazione, se lavorate su legni duri, avete un amo da pesca che può sempre tornarvi utile. Si è accartocciata in un attimo e come vi dico sempre, questa è la dimostrazione, io sono un hobbista, voi siete degli hobbisti. Se qualche falegname sta guardando questo video, noi ci divertiamo a giocare con il legno, ci divertiamo a costruire qualcosina, non creiamo mobili. E questo tipo di punte che riesce a svasare senza nessun problema molto velocemente e che ci evita di avere la testa della vite sporgente, quindi in un unico lavoro preforiamo e svasiamo, allora può tornare utile e ci può consentire di divertirci e lavorare, fare le nostre costruzioni senza problemi. Tra l'altro, come avete visto, è molto facile il cambio della punta nel caso in cui si danneggia, ma fate attenzione alla brugola. Ovviamente più stringete, più c'è il rischio che la stessa punta si imbarchi leggermente e che quindi non sia perfettamente centrata. Trattandosi di un preforo, però, soprattutto nel caso in cui è un legno che deve essere stretto contro un altro legno, quindi deve essere semplicemente attraversato, anche se il foro non ha un diametro perfetto, allora non è un problema. Nel caso in cui invece dovete avvitare direttamente su quel legno, allora fate attenzione, fate in modo che si imbarchi il meno possibile, altrimenti cambia il diametro e poi la vite potrebbe non fare presa. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando che vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi quindi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!